Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Dai, Trump è inferocito, Trump è inferocito. Non so se avete visto, insomma, la conferenza stampa, quello che ha detto, cosa sta succedendo oggi. È inferocito, gli hanno tolto i dazi, la Corte Suprema gli ha tolto i dazi e adesso lui è furioso. E questo, chiaramente, non farà altro che portare caos, incertezza e delirio. E oggi cerchiamo un po' di capire cosa potrebbe aspettarci. Domandozza, secondo te cosa ti aspetti da questa cosa? Come ti aspetti che reagisca Bitcoin su questo? Commenta e dimmi la tua. Io ora vi dirò gli scenari possibili come al solito e riassumiamo ovviamente quello che ha detto Trump e quello che è accaduto. Prima, due cose rapidissime. La prima è che dovete seguirmi su Telegram, ormai lo sapete. Lì ogni mattina iniziamo la giornata con la nostra analisi, con i livelli chiave, struttura di mercato, scenari da tenere d'occhio per navigare la giornata sul mercato al top, sul pezzissimo, e quando c'è una notizia che muove o potrebbe muovere il mercato, bam, la trovate lì in tempo reale. Link in descrizione, è completamente gratuito. Seconda cosa, ragazzi, questo è un altro bel regalino da parte di Bitvavo, un nuovo exchange che regala 20 euro a chi si registra e deposita 20 euro. Semplice, simple as that. Tra l'altro, a parte consigliarvi la promo, cioè è un ottimo exchange, io non lo conoscevo, ho fatto la guida ieri, ma è veramente l'exchange numero 1 al mondo per liquidità sulle coppie in euro. Se vi interessa fare trading o compravendita di cripto in euro, qua ci sono 400 e passa coppie cripto euro con spread praticamente nullo e commissioni di trading dello 0,25% anche sulla versione facile. Col pulsantone compra-vendi, di solito ti piantano il 2% su quelle versioni lì. Qua invece hai lo 0,25 pari alla versione Pro, senza spread aggiuntivo, veramente tanta roba, posso dirlo. Al momento è soltanto spot, con la possibilità però anche di operare short, però in arrivo il margin trading e altre funzionalità, quindi tanto di cappello a Bitvavo. Non lo conoscevo, ora lo conosco, sede in Europa, full europeo, full compliant, sicuro, eccetera eccetera, e regala 20 euro a tutti i nuovi utenti. Se volete approfittarne vi lascio il link in descrizione, che depositano 20 euro, e non solo, perché sui primi 10.000 euro di volumi hai anche zero fee. Sono già basse di loro, ma addirittura vengono azzerate. Se ti interessa, link in descrizione. Detto questo, allora iniziamo subito con l'argomento del giorno, ovvero Trump e i suoi dazi. Oggi hanno affermato che la Corte Suprema ha deliberato alla fine sul caso dazi di Trump, no? Sapete che c'era in ballo il discorso se i dazi di Trump erano legittimi oppure no. E la Corte Suprema, era stato fatto appello alla Corte Suprema, che non sapevamo quando avrebbe deciso, eccetera eccetera. Ecco, oggi ha deciso e nello specifico ha bocciato buona parte dei dazi di Trump, perché hanno detto che c'è una specifica legge che non autorizza il presidente a imporre quelle tipologie di dazi, e lui si è appellato ad alcune cose come la sicurezza nazionale, eccetera eccetera, e dice no, non è vero, non è sufficiente, eccetera eccetera eccetera, e quindi di fatto sono stati dichiarati inammissibili questi dazi, quindi da cancellare, da annullare. E qua si è aperto il primo dibattito ma adesso quindi deve anche rimborsare i dazi che ha fatto pagare? Come andrà a finire sta cosa? Perché ragazzi, i dazi che ha fatto pagare, se li dovesse rimborsare, si parla di 175 miliardi. 175 miliardi almeno di dazi pagati. E questo ovviamente porrebbe uno stress non indifferente alle casse del tesoro, dover sborsare così 175 miliardi. Trump ovviamente si è infuriato come una iena, tant'è che ha detto adesso conferenza stampa immediata, che è finita poco fa, non so se l'avete seguita,
Cosa è stato detto durante questa conferenza stampa? Adesso qua trovate un po' tutti i punti, no? Eccolo qua c'è il video anche integrale sul canale Walter Bloomberg su X, e di fatto cosa è stato detto? Ve la faccio semplice. Trump è incazzato come una iena, dice che la Corte Suprema facendo così rovinerà l'America, è una decisione deplorevole, una decisione terribile, se ne pentiranno, e lui ha intenzione di impugnare tutte le armi che ha per rimettere i dazi. Dice: io ne ho il diritto di metterli, è una questione di sicurezza nazionale, i cinesi stanno festeggiando, l'estero sta festeggiando, e quindi lui dice che per mantenere l'equilibrio nel commercio internazionale servono questi dazi. Ha detto che ha intenzione di utilizzare altre leggi sotto le quali appunto imporre o provare a imporre questi dazi, e dice: voglio imporre subito il 10% di dazi su tutto il mondo, oltre a tutti gli altri dazi che ci sono. È veramente inferocito. E adesso la situazione è in divenire, perché ovviamente lui cercherà tutti i modi possibili per rimettere i dazi. Dall'altra parte ovviamente si cercherà di ostacolarlo, limitarlo, vedremo come andrà a finire questa storia, e questo sinceramente non mi sembra uno scenario bellissimo, ecco, perché diventa un po' uno scenario di incertezza di nuovo. Cioè bisogna capire adesso in che direzione va questa cosa. Adesso si è aperto un capitolo che potenzialmente può finire in 1000 modi diversi, e bisogna capire esattamente come finirà, altrimenti si rimane sempre in questa completa incertezza. I mercati inizialmente hanno reagito bene, incluso Bitcoin, soprattutto i mercati azionari, perché comunque il discorso dei dazi, cioè avere meno dazi, significa comunque andare anche ad abbassare l'inflazione, e per far fronte comunque alle necessità anche di eventuali rimborsi sarebbe necessario magari attuare si valuta, no? Si pensa delle politiche comunque di ammorbidimento monetario, no? Un po', non dico di quantitative easing, però comunque delle politiche un po' espansive per andare a sopperire, no, alle mancanze finanziarie che portavano i dazi finora. E soprattutto il fatto di avere delle entrate in più dai dazi era appunto un modo per fare cassa da parte del tesoro senza dover andare a inflazionare ulteriormente il denaro. Quindi queste sono un po' le cose che il mercato ha apprezzato, e soprattutto ovviamente le borse estere, inutile dirlo, perché chiaramente i dazi all'importazione vanno a sfavorire l'esportazione per le aziende estere verso gli Stati Uniti, e quindi loro per ovvi motivi festeggiano. Solo che ripeto, questo non è uno scenario definitivo, e questo è il problema, cioè bisognerebbe capire adesso in che direzione si va, e quindi adesso la partita è tutt'altro che chiusa, bisogna seguire un po' le notizie, vedremo, noi ci terremo aggiornati ovviamente sul nostro canale Telegram, vedremo se Trump rimetterà i dazi, come reagirà, quali prossime manovre verranno fatte, ma per il momento appunto è un po' un focolaio di grande incertezza, quindi io non esulterei, detto in parole povere, perché insomma far incazzare Trump, poi quello lì fa il matto, chissà cosa combina e che cosa ti tira fuori dal cilindro, quindi vediamo, non esulterei, io per ora manterrei la calma, il focus sulla struttura del mercato che attualmente non è cambiata minimamente, gli scenari rimangono gli stessi che avevamo commentato l'altro ieri, abbiamo avuto un altro attacco al supporto, come vedete, per il momento sorretto, ma la domanda è sempre scarsa, cioè veramente scarsissima la domanda, e finché non si va a superare i 71.300, lo sapete, non abbiamo questo costruttino di bottom, e di conseguenza non abbiamo nessun bias rialzista. Siamo all'interno del range, sì, all'interno del range abbiamo un bias rialzista perché abbiamo qua la V-shaped bottom della capitolazione e un range che ci rimane sopra, quindi questa è potenzialmente la base per un costrutto di bottom, ma esso va chiaramente completato, perché se al contrario perdiamo il range low, il che vuol dire sweep dei 65.000, chiusura sotto i 66.300, alla fine perdiamo il bias leggermente rialzista del range, il range torna neutrale e si rimane in una struttura di questo tipo. La struttura cambia solo se a ribasso, se perdiamo i 62.000,
con sweep dei 60 prima, quindi sempre ci vuole test di liquidità e poi chiusura qua sotto. In tal caso il target è un po' il paracadute zona ETF, dai 40 ai 50, lì c'è pieno di supporti, però questa qui poi sarebbe una papabile zona di bottom, una bella zona di capitolazione feroce. E lì le cose si farebbero davvero tanto interessanti. Se al contrario ripartiamo sopra i 71.300, avremo un costruttino di bottom, si va a testare la resistenza successiva che è la zona dei 78.000 e così via a salire poi vedendo fin dove la domanda ci spingerà, e lì è appunto un po' una scoperta, perché la domanda avrà il suo momento di provarci. Per ora è dall'inizio di questo ribasso che non ha dato veramente, ha dato zero, guardate che roba, cioè vrom, dov'è? Vrom, cioè proprio questo è il massimo che la domanda ha saputo dare, questa bear flag, ok? Quindi per ora non ci siamo tanto, e solo lower highs, lower lows su tutti i time frame principali, quindi finché non cambia questo non ci siamo. Quindi la prima cosa un po' degna di nota finché la domanda torni a farsi valere è rientrare in questo range, superare gli 85.000 e non fare invece un bearish retest, l'ennesimo bearish retest che ci riporta giù, ok? Quindi scenari, ripeto, non tanto diversi dal solito, siamo sempre lì. Un altro indicatore che io tengo d'occhio spesso, ve l'ho detto, ve ne ho parlato varie volte, per anticipare un'eventuale ripartenza, è la capitalizzazione delle stablecoin. Allora in realtà qua è molto parziale, perché c'è anche su DeFi Lama, metriche, stablecoin by market cap, eccola qua, vedete adesso è piatta, questa è la market cap delle stablecoin. Quando riparte di solito è un segnale comunque di espansione. Se ci fate caso, guardate, nei bull market è sempre stato in crescita, poi si appiattisce, nei bear market scende. Poi quando smette di scendere, vedete ottobre, novembre, qui aveva già smesso di scendere ed era ripartita già a novembre, ok? 2023 questo, attenzione. E questo indica ovviamente una situazione di cambio proprio della narrativa del mercato, perché novembre 2023, andiamolo pure a vedere, è dove poi il mercato è veramente ripartito, cioè si è un po' usciti dal costrutto di bottom, c'è stata bam, la ripartenza vera, la ripartenza effettiva. Quindi è un altro indicatore che vale la pena tenere d'occhio, soprattutto adesso che le stablecoin hanno un ruolo sempre più importante nell'ecosistema. Chiaro, da solo non è un santo graal, però aggiunto a tutto il resto ci dà un dato in più. Poi vi volevo condividere di nuovo, visto che me l'avete chiesto prima, io ve lo rifaccio notare perché spesso mi dite non c'è niente di interessante da seguire tutto. Ecco, adesso c'è un nuovo progetto emergente interessante che si chiama Flying Tulip, è il progetto di Andre Cronje. Sono curioso di vedere come andrà, perché Andre Cronje è un personaggio molto controverso, no? Sapete che lui ha fatto tanto nella DeFi, ma poi è sparito, poi è ricomparso, insomma è molto controverso. E adesso è tornato con questo nuovo progetto qui, che ha fatto un lancio di token, che però credo che abbia finito oggi o ieri, dove ha fatto una token sale molto strana, cioè tu potevi partecipare con vari token e questo token potevi riaverlo indietro quando volevi, cioè tu puoi partecipare, lo metti a pegno, lui lo mette a lending tipo su Aave, per dire, si tiene la rendita come ovviamente diciamo opportunity cost, però se tu poi decidi no, non voglio disinvestire, ti riprendi il principal e rinunci ovviamente al token. E quindi questo è interessante. Poi tra l'altro ci sono anche le opzioni put incluse che ti coprono da un eventuale calo del token venduto sotto un certo prezzo, insomma è strutturata in maniera un po' più furba e innovativa dal punto di vista finanziario questa token sale, che fa pensare comunque a un certo livello di serietà, ecco. E di che cosa si tratta? Guardate, lo dice un po' la roadmap, è uno stack di servizi finanziari vari che vanno dal trading al prestito, al prediction market, una stablecoin, futures, derivati, opzioni, launchpad, c'è di tutto. Un full stack di servizi finanziari. Interessante secondo me, quindi al di là del token o mica token,
vale la pena seguirlo, semplicemente perché c'è qualcosa di nuovo, di interessante, cosa ormai rara di questi tempi nella DeFi. E basta, vi consiglio di seguirlo, ecco. Poi, che altro abbiamo? Bellissime notizie per la nostra Italia. Addio al posticipo delle tasse al 33. Ebbene sì, l'altro ieri, notizia passata completamente in sordina, vedete questa notizia è del 18, nessuno ne ha parlato, non so come mai, si vergognavano probabilmente e capisco il perché. La Lega ha ritirato l'emendamento al decreto mille proroghe che puntava a posticipare la tassazione al 33% al 2027. Ha ritirato l'emendamento, quindi la tassazione c'è e non si posticipa più. Basta, fine dei giochi. Che dire, io vi ricordo che vi ho fatto un po' di tempo fa con Andrea, il nostro commercialista, un video dedicato al come non pagare tasse sulle cripto in modo legalissimo, non evadendo. Ci sono fortunatamente dei modi. Vi consiglio di guardarlo, però sono estremamente amareggiato da questa decisione poco lungimirante del nostro governo, come al solito, purtroppo. E questo è, ragazzi, questo è quanto. Fatemi vedere rapidamente se ci sono altre notizie degne di nota. Fatemi un po' vedere i miei segnalibri su X. Trump, vabbè, il mitico Sailor che dice che se non va a zero va a 1 milione, ovviamente. Tariffs, solite cose. Ah, bello, guardate. L'hash rate, come sapete, ha recuperato, è da un po' che ne parliamo, e oggi c'è stato un aggiustamento in positivo della difficulty che ha recuperato l'ultimo dump. E quindi questo ovviamente è tantissima roba. 21, 22. No, è ancora aperta la token sale di Flying Tulip, forse, boh, non lo so. E basta. Poi c'è ancora aperto il dibattito sulla legge cripto, sempre alla Casa Bianca, il Clarity Act. Vedremo che anche lì c'è un po' di battaglia, no? Tra chi è pro cripto e le banche che hanno paura che i clienti fuggano perché ci sono rendimenti migliori altrove. Quello che è successo anche in Italia. Secondo voi perché hanno messo ste tasse qui? È un palese disincentivo per tenere contenti i soliti. E basta. Questo è quanto, amici miei, questo è quanto. Mi raccomando, rimanete sul pezzo perché lunedì noi ci rivediamo live come al solito e basta. Non andate in FOMO, non andate in panico, io vi do i miei cippini come al solito e scroccate questi benedetti 20 euro a... Aspettate che ve li do anche su Twitch. Scroccate subito questi 20 euro a Bitvavo. E scherzi a parte, usatelo anche se vi interessa un exchange con le coppie in euro molto liquide. Dateci un'occhiata, è estremamente valido al di là di tutto. Amici, buona serata, buon fine settimana e alla prossima. Dai, adios.